2, 1, l'essenza di noi, parte Parte 2. 2. Fabius, iniziamo così, ti chiamo per alla nome. grande. Allora, ci siamo lasciati nel 2021 e con il primo episodio che sfortunatamente chiediamo scusa se si interrompe su una sorta di chiamata all'azione, in quanto non ci eravamo accorti, questa è la verità, giusto per essere totalmente onesti e trasparenti, non ci eravamo accorti che si era interrotta la camera. Però c'è un motivo per tutto. Esatto, quindi magari esatto. era giusto che fosse così. Quindi rivedendolo a un certo punto ho deciso di interromperlo proprio a un certo punto quando è stata lanciata una sorta di chiamata all'azione, quindi dove c'era una domanda finale. E da qui ripartiamo perché effettivamente questo 2022 l'abbiamo tanto atteso e nel frattempo sono cambiate tante cose anche nella nostra vita di relationship, Di fratellanza. Di fratellanza, si è stretto molto di più questo legame, abbiamo iniziato comunque anche a noi stessi ad applicare sicuramente alcune cose da diciamo, connessioni energetiche, vision board, focus degli obiettivi, stiamo iniziando a cambiare tante cose nella nostra vita e ad evolverci come è giusto che sia, perché c'è bisogno di un'evoluzione quotidiana. Esatto, anche perché noi avevamo chiesto fondamentalmente a voi di essere partecipi un po' di questo flusso e di iniziare ad agire in funzione dei propri propositi, di seguire più il flusso appunto della legge d'attrazione, ed è quello che abbiamo fatto anche noi nelle nostre vite. Esatto. Law Attraction. Quindi per questo che io ti chiamo Fabius, perché è il tuo nuovo nome d'arte. È il mio nuovo nome, sì, parto con questo 2022, l'anno della bellezza, dell'energia femminile, quest'anno di grandi cambiamenti, con un cambiamento molto radicale. C'è una spiegazione profonda che pochi eletti sanno, però insomma era un cambiamento doveroso e di cui sono molto contento. Quindi Essenza di noi parte 1 con Fabio De Vivo, Essenza di noi parte 2 con Fabius De Vivo. Let's change. Sì, esatto. Ed è anche un anno di grandi cambiamenti per te, di centratura, sì, di voglia di conoscerti maggiormente, di entrare a contatto con te stessa, con la tua essenza, e quindi è un anno veramente di svolta per tutti e due. Forse è proprio l'anno dell'incontro con la nostra anima. È giusto che si parta proprio con questa attenzione alla conoscenza verso noi stessi. Beh, noi abbiamo parlato profondamente, per questo dicevo, abbiamo atteso tanto questo anno in quanto tu mi hai aperto questo canale, devo dire la verità, e con la lettura insomma dei numeri e guardando a quello che sarebbe accaduto, fondamentalmente c'è una radice però in tutto questo che io personalmente ho iniziato a sentire già da verso la fine insomma del 2021, qualcosa che stava cambiando. Come ogni tipo di cambiamento porta con sé ovvio delle trasformazioni importanti. Non è sempre detto che quando ci siano delle trasformazioni siano a cuor leggero, perché comunque dobbiamo essere anche disposti a metterci in gioco, lasciando la nostra zona di comfort, lasciando tutte quelle che sono anche false sicurezze. Sicuramente, perché il cambiamento mette in evidenza la forza, il vigore e tutto quello che può definirsi vita, quindi assolutamente sì. E quindi mi hai introdotta verso l'anno della bellezza. Mi piacerebbe comunque approfondire questo tema e nelle nostre vibes, facendo capire che cosa vuol dire questa cosa qui, anche perché questo ci accomuna, ci appartiene, però può appartenere moltissime persone dall'altra parte che in effetti stanno sentendo qualcosa che sta cambiando e perché sta cambiando, che tipo di importanza ha questo anno. È un anno bello significativo appunto di grandi cambiamenti, la bellezza che ha tantissime accezioni. Io è la prima volta che ne parlo e sono contento che lo facciamo nel tuo bellissimo canale, e che poi è un canale che veramente riesce a dare nozioni su tantissime cose, perché sia da un punto di vista attoriale per gli attori consigli super pratici, e anche poi l'aspetto spirituale che a noi appartiene tanto, quindi la parte energetica.
E io credo che per parlare di Venere, per parlare del 2022, del cambiamento, bisogna veramente fare un passo indietro verso la componente energetica che c'è, che è presente, e questo modo di vivere la vita. C'è chi ci crede, c'è chi non ci crede, ma io penso veramente che sia molto corpo, materia, però sia anche tanto energia e tanto vibrazioni. E quindi la vibrazione della bellezza è quella in cui io ti direi proprio brevemente si entra a contatto con se stessi realmente, attraverso la chiarezza, quindi mostrarsi senza aver il problema di filtrarsi, viene fuori la vera essenza, quindi entrare a contatto con se stessi per costruire il proprio cammino. Sicuramente io da quando sono entrato a contatto con me stesso e ho accettato delle cose, vedendole come cose belle che facevano parte di me, mi sono predisposto ad attrarre. Qui è collegato alla risonanza, alla legge dell'attrazione, che poi è collegata alla risonanza di Masaru Emoto. Infatti consiglio spassionatamente, per capire il concetto di vibrazione, di guardare un video su YouTube su Masaru Emoto, un paio di minuti, in cui veramente spiega come questo diapason da 491 Hz, se non sbaglio, e ce ne fosse poi un altro da 493, quei soli 2 Hz non permettevano la vibrazione. Per dare proprio una connotazione anche scientifica, che cosa significa vibrazione? Perché è giusto stare allineati con le frequenze, alzare questo tono emozionale? Perché se vogliamo attrarre cose nella nostra vita dobbiamo predisporci alla bellezza, ma soprattutto all'equilibrio interiore. E quindi è un qualcosa di molto forte, un grande cambiamento che va accolto assolutamente. Beh, se non conoscete abbastanza il tema, effettivamente ci sono, cercando insomma online o anche su Spotify, insomma su diverse piattaforme. YouTube è sicuramente quella che maggiormente ha uno vasto un'ampia scelta, Certo. Per ogni tipo di vibrazione, ogni tipo di desiderio, che in base a quelli che sono i propri obiettivi e quello che si vuole raggiungere ci sono vibrazioni differenti. Ci sono ovviamente da 200, 300, 400, le 900, insomma ci sono varie vibrazioni, varie audio che potete ascoltare. La 396 consiglio, gli Hertz 396 che ti ho mandato tra l'altro ieri sera. Poi è bello perché noi non programmiamo nulla, lei mi mette nella condizione di siediti era e parliamo. 963. 963, giusto? C'è sempre comunque il 6. No, ma soprattutto il 6 che è l'anno della bellezza, ma soprattutto Nikola Tesla, quando il 3, il 6 e il 9 si incontrano, avviene la manifestazione. Quindi perché è importante non abbassare le proprie energie, le proprie vibrazioni? Io ho fatto una scelta importante che consiglio a tutti voi, di attorniarmi, di circondarmi di persone che possono solo alzare il mio tono emozionale. Io quando, per esempio, un obiettivo che raggiungo, lo condivido per esempio con Irene, ma come con alcuni dei miei più cari amici, perché so che c'è quella voglia proprio di alimentare la gioia dell'altro, come se lei dovesse avere delle soddisfazioni. Sono strafelice ed è bello che sia questo, che ci sia questo, perché poi ci sono tantissimi sentimenti negativi, come la paura, l'inadeguatezza o l'invidia, che invece ti portano veramente a vibrare in un modo totalmente sbagliato, e quindi non fai altro che attirare a te cose negative. Prendi il tuo quarzino rosa, il regalo della protezione del mio Fabius. Io la mia Florite qui sempre è con me. Vediamo se riesco a recuperarla. Dai, ce la farò. Comunque nelle retrovie c'è la e a proposito di Busca, tu hai questa propensione ormai anche all'internazionalità, giusto? Sì, fra l'altro, vabbè, faccio un piccolo, insomma, una piccola parentesi che magari lo approfondirò in un altro video. Ho iniziato a fare dalla puntata 0 una specie di riassunto giorno per giorno delle emozioni a caldo di questo percorso, esperienza che mi porterà poi a una partenza tra 10 giorni. Fingers crossed. Sì, verso il Sud America, quindi sì, una particolare propensione verso lo spagnolo. Però è anche vero, vorrei insomma precisare una cosa: rispetto comunque tutto ha a che fare sicuramente con l'anno della bellezza, sicuramente con un tono emozionale up, con delle giuste vibrazioni. Ci sono cose che noi, come diceva Platone, abbiamo in potenza.
finché si trasformano in atto abbiamo bisogno di fare un percorso ciclico affinché esse possano manifestarsi. La manifestazione è chiaro che deve essere volontaria, perché nulla può manifestarsi senza la volontà del singolo individuo, della singola anima, perché comunque parliamo di anime. Perciò è importante comprendere che ci sono dei segnali che arrivano nel corso degli anni, talvolta per manifestarsi una cosa molto importante, molto grande nella nostra vita, e in questo processo è molto importante non avere fretta, cosa che io ho dovuto lavorare tantissimo su questa cosa, perché quando desidero così fortemente quella cosa mi metto un po' pressione. Il fatto di mettere pressione in realtà ostacola, perché sappiamo che la legge dell'attrazione non conosce la negazione e quindi la recepisce come una volontà, perciò dobbiamo sempre stare molto attenti a quello che chiediamo, in che modo lo chiediamo, alla forma e soprattutto alle parole che diciamo a noi stessi e agli altri, ma soprattutto a noi stessi, perché anche quando ci sono problemi, io ti parlo anche, andiamo proprio oltre, anche a livello di denaro per esempio, no? Che è un argomento tabù, c'è chi lo tocca, chi non lo tocca, perché comunque può essere che non ci sia questa predisposizione, ma in realtà anche dire a se stessi che non si hanno possibilità economiche, che non possono arrivare, che non può arrivare il denaro, inevitabilmente quello ti porta proprio a bloccare il flusso. Ma come qualsiasi cosa anche nell'amore, c'è gente, magari una mia amica dice io sono destinata a stare da sola, certo se continui così, continui con a queste dirlo, parole, queste vibrazioni non fai altro che attrarre la solitudine, quindi non ti proietti mai verso l'accoglimento, verso l'accoglienza, come noi. Quando la cosa bella che mi piace di me e Irene, a parte che siamo molto anche in linea sulla parte della simbologia, che è importante, fondamentale. Infatti ora volevo terminare una cosa, vai, finisci poi. No, dicevo a questo proposito, quando noi ci proiettiamo verso i nostri obiettivi futuri, chiaramente anche nell'ambito cinematografico, non c'è limite all'abbondanza, al sognare e al vedere già proiettato il nostro desiderio realizzato, e quindi anche nel sognare noi andiamo direttamente a Hollywood, a Cannes, cioè è infatti giusto... c'è un mio post Instagram l'altro giorno che ho scritto comportati come se già tutto fosse avvenuto, il perché famoso è fondamentale. act as if, lo dicono tutti gli americani, act as if, Tony Rodriguez. Stamattina mi ha baciato, tra l'altro, Anthony Robbins, cercavo il video delle frequenze e prima che partisse il video sulle frequenze parte Hi, I'm Tony Robbins. Ho detto benissimo, siamo totalmente in frequenza, che proprio te lo sei attratto come Tony Rodriguez, che poi è un amico che è venuto anche nelle mie dirette su Clubhouse e... fantastico. Sì, abbiamo fatto delle room meravigliose, abbiamo celebrato anche alcuni dei suoi obiettivi ed è bello come è inevitabile, quando ti circondi di gente con le vibes alte ti si alza il tono emozionale, quindi attrai cose belle. Infatti è sempre quello che diciamo, cioè siamo la somma delle persone con cui siamo attorno, poi fondamentalmente, perché sono quelle vibrazioni che ci attorniano. Comunque, tornando a questo discorso qui, effettivamente ci vuole del tempo finché le cose si realizzino. Tornando quindi ai segnali, ci sono dei segnali che arrivano e soltanto quando siamo maturi e pronti per accogliere quei segnali la manifestazione avviene magari per un tempo molto più lungo, quindi dobbiamo avere la pazienza di poter capire e di attendere effettivamente quell'abbondanza che arriva, quindi senza perdere la speranza che riponiamo verso quest'ultimo. Perciò, detto questo, stavo facendo oggi un pensiero, no? Una riflessione proprio sul discorso spagnolo, perché la cosa che mi piace tantissimo, oltre a una particolare propensione che ho sempre avuto dentro e non riuscivo a capire il perché, ma evidentemente perché io ero destinata ad andarci a scoprire che cosa mi attende, perché ci sono dei posti in cui magari ci aiutano a sviluppare meglio la nostra propensione. Noi quando parliamo, noi italiani, abbiamo una brutta abitudine effettivamente, quella di quando stiamo spiegando qualcosa, per affermare quella determinata cosa, alla fine della frase, come dire, è scontata questa cosa, diciamo, tu pensi, sai che questa cosa è così, no? Utilizziamo il no alla fine della frase. Vero. Loro hanno l'abitudine, quando stiamo spiegando un qualcosa per affermare, eso es claro, sì, certo, sì, certo, c'è sempre il sì. Quindi mettono in positivo la frase, sempre. Infatti sono persone
molto molto super positive, tendono comunque ad avere sempre il sorriso in qualsiasi circostanza, anche quella più difficile. E secondo me questa cosa noi dovremmo imparare da loro quando parliamo, piuttosto che ci ricordiamoci che purtroppo è un'inflessione chiaramente di Sì, idioma che c'è della nostra comunque, lingua, che c'è per abitudine e per uso e costume, dire il no alla fine magari di una frase. Però se imparassimo a utilizzare il sì come fanno loro, ecco, mettere in positivo ciò che diciamo, sia quello che viene affermato a livello esteriore, ma quello che viene affermato anche a livello interiore, è sicuramente molto importante. Sono d'accordo, È assolutamente. interessante questa cosa, vedi? Molto Il cambio di interessante. lingua però che ha a che fare... È già l'attitude, cioè se Sì. già parti che allora sì, c'è già, capito, ci si predispone alla positività e quindi Sì, sì. sapere più. Poi fra l'altro hanno anche l'abitudine di, quando dicono l'essere posizionati verso una cosa o l'essere improntati verso una determinata cosa, utilizzano sempre la stessa parola, che è attitudine. È sempre quella. Cioè per tanti, atteggiamento in generale, cioè che letteralmente è atteggiamento, però lo utilizzano per tante situazioni nell'uso quotidiano, c'è la parola attitude, quindi cioè, devo imparare da questa cosa qua. Piccole cose però. Piccole cose. Small great things. Sì, 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 assolutamente, quindi è molto molto importante. Great. Pertanto, niente, ci sono questi cambiamenti che tu, per esempio, l'hai riscoperto attraverso il nome, cambiando magari, ecco, l'impostazione. È stata una scelta molto ben ponderata e sulla quale ho riflettuto tanto. Sentivo di dover fare un grande cambiamento per una serie di cose a livello di management, perché mi sto avviando maggiormente al mio percorso attoriale dopo il film che insomma a breve uscirà, e che è un ruolo a cui sono particolarmente affezionato, quello di Antonio, e sentivo di dover lasciare le radici, perché De Vivo fa parte di me, parte della mia famiglia, nel rispetto di mio padre che è una persona che amo, però sentivo di dover entrare in questo cambiamento per una questione proprio energetica, perché quello che voglio realizzare so che può essere realizzato più facilmente stando bene con me stesso, e con Fabius mi ci ritrovo alla perfezione. Meraviglioso. Anch'io c'è stato un periodo che pensavo di cambiarlo, però effettivamente poi facendo un check è proprio quello giusto. È giusto che ci Irene Antonucci deve essere quello. tempo al tempo e capiremo tante cose. Sì, è interessante questa cosa. Poi soprattutto, ripeto, se siete magari alle prime armi nella materia, ecco, sarebbe interessante approfondire tutti questi argomenti, perché sicuramente magari molte risposte che le state cercando in ambienti che non potranno darvele, come dico sempre, ponendo le giuste domande alle giuste persone, quindi circondandosi di persone che comunque possono essere in linea con quello che sentite, ecco, può sicuramente portare le giuste domande alle giuste risposte. Perciò... Assolutamente. Poi, visto che hai parlato di anima prima, che è fondamentale, Alma, citerei un paio di libri. Uno, se vuoi citare anche tu un libro, magari facciamo una bibliografia. Beh, allora, io consiglio sempre sicuramente Padre ricco, padre povero, perché insomma è... That's the point. Okay. Poi io sto finendo Il successo per sé e per gli altri di Anthony Robbins. Ok. E vai tu, così nel frattempo io penso ad altri. Uno solo ne scelgo, che è Ricordati chi sei, Anima antica. E poi lasciamo non ho mai letto, sai? Devi leggerlo. Io ho Allora iniziato da poco. Lasciamo il 3, questi 3. Che anche lì, nel senso, perché sì. Ci siamo fermati, vedi? Giovi un po' in controposizione con Venere, attenzione, però ecco, voglio dire una cosa, visto che ci siamo addentrati in tanti discorsi: i numeri, i simboli, legge dell'attrazione, teoria del precedente, vibrazione, abbiamo parlato del diapason, Masaremoto, insomma abbiamo già toccato diversi argomenti, ma la cosa fondamentale è la nostra energia, il nutrimento verso noi stessi.
Quindi io, cioè, voi vedete Irene felice, sorridente, me felice, sorridente, ma in realtà non significa che non abbiamo anche noi i nostri momenti sicuramente in cui ci mettiamo in discussione e proprio ci approcciamo alla vita e alla durezza della vita, perché la vita è anche questo. Ma meno male che ci sono questi momenti, perché se non ci fossero momenti dai quali trarre uno spunto di cambiamento, di riflessione, non potremmo mai arrivare alla famosa evoluzione. Certo. E quindi importante, consiglio spassionato personalmente, quello di lavorare proprio sulla valorizzazione di se stessi e della propria anima. Ok, un'altra cosa invece che mi sento di dire per quest'anno, visto che in realtà ho iniziato il primo video dell'anno proprio con la vision board, anzi se non l'avete visto, insomma fate clic qui sopra, andatelo a vedere, che se proprio dovessimo mettere questo no o questa negazione in un'accezione positiva, può rientrare solo in alcuni casi, come per esempio questo è l'anno per dire dei no, ma di dire dei no a ciò che non fa per noi, di imparare a avere l'unico rifiuto che dobbiamo, perché in realtà avere un approccio di rifiuto è un'altra cosa, ma quando parlo di rifiuto intendo dire che dobbiamo imparare a rifiutare ciò che non ci appartiene, perché spesso si tende ad aver paura di allontanare ciò che non fa bene per la nostra anima, si ha paura perché questo ha una radice di mancanza di sicurezza in noi stessi, e quindi pur di prendere il massimo possibile per raggiungere lo scopo e l'obiettivo tendiamo a dire sì a qualsiasi cosa, e portando dentro delle cose che non sono in linea con le nostre vibrazioni, non sono in linea con quello che vogliamo raggiungere, e quindi rischiamo di compromettere i reali sì. Quindi sì al no, ma solo per imparare ad accettare meglio se stessi, ad amarsi di più, tagliando fuori ciò che non necessita, al fine di non intaccare insomma il nostro percorso, il nostro cammino, come direbbero in spagnolo, no? Quindi sì, mi sono corretta da sola, vedi? Sì? Sì, da oggi sarà solo sì, basta il no. Però è un po' un gioco di parole. Però un'accezione, hai detto una cosa brillante, perché effettivamente poi diciamo la capacità di attrarre, tornando all'attrazione, che poi qui in Italia se ne parla sempre molto poco, perché law attraction, molto America, molto mindset, ci si discosta, però è una realtà che esiste, ed effettivamente proprio dicendo dei no, perché abbiamo la possibilità di scegliere. Infatti dico sempre, ricordo questa, mi permetto di citare anche un paio di amici, la dottoressa Elisa Vianello, Massimiliano Varrese, abbiamo parlato proprio di questo, che è anche un collega nostro, è attore, certo, anche lui per salutiamo Massimiliano, e parlavamo proprio di quanto sia importante decidere quello che vogliamo fare, esatto, perché o possiamo vivere in modo attivo la vita oppure farci vivere, quindi in modo passivo. Per vivere appieno la nostra vita dobbiamo renderci conto che ci sono delle scelte da fare, che a volte possono essere anche complesse, ma quando facciamo una scelta rispettando noi stessi, quindi come ha detto Irene giustamente, dicendo un no, ma per andare verso noi stessi, verso il nostro desiderio, esatto, non abbiate timore di dire di no, brava, perché in questo modo non andiamo a fare un torto, cioè una cosa potrebbe non essere capita dall'altra persona, ma prima di tutto la chiarezza ci vuole con noi stessi. Esatto. Ecco perché lei ha parlato di vision board, ma visualizzazione degli obiettivi, a prescindere dalla vision, che è uno strumento utile, che hai fatto benissimo a fare un video apposito, perché c'è chi non lo sa fare. Ma perché sì, esatto, noi magari noi conoscendo bene il tema diamo per scontato talvolta che alcune cose, parlando con le altre persone, si abbia una piena chiarezza di tutto questo. In realtà non è così. Abbiamo fatto in realtà 2 episodi, ma ci sarebbe veramente tanto altro, perché ogni argomento poi che sfioriamo meriterebbe una sezione propria, cioè della serie fare un video apposito per ogni tipologia di argomento, perché sono tante cose. E giustamente qui in Italia se ne parla molto poco, però soprattutto nel nostro mestiere, che ricordiamo gli attori non avevano una degna sepoltura, invece ad oggi in paesi come l'America Latina, l'America,
prima ancora di imparare a essere un buon attore in una buona interpretazione c'è un buon mindset, perché se non hai un buon mindset Certo. non puoi fare bene questo mestiere, occupandoti delle emozioni chiaramente. Perciò in effetti noi diamo per scontato che con le persone con cui parliamo si possa essere compresi, e su questo faccio un'altra piccola parentesi che è importante. Me l'ha detto questo proprio un sudamericano, insomma, che fa il nostro mestiere, qualche mese fa quando l'ho incontrato. Mi diceva, tu devi essere cristallina e fiera della tua energia, del tuo mindset, non sprecare la tua energia, per chi non può comprendere la potenza del flusso energetico. Perciò ci sono persone che non potranno comprenderlo, e non è necessario che lo debbano comprendere, perché se e quando attraverso alcuni segnali si sentiranno pronti per intraprendere questo cammino di mindset, allora sarà la loro volontà che li porterà verso questo cammino. Se ci sono persone che vi sono accanto che non comprendono questo discorso, mentre voi siete perfettamente convinti di quello che state dicendo, allora cercate persone che possano comprendere ciò che voi dite, che parlano la stessa lingua. Questo è veramente molto importante. Ecco perché dire di no, tagliare fuori i cosiddetti rami secchi che non servono, fa assolutamente bene. Quindi questi sono secondo me degli ottimi propositi per un ottimo successo del 2022. Assolutamente sì, e allargherei il concetto brevemente sul fatto che poi questo si riversa anche in altri ambiti, anche semplicemente per chi non dovesse avere una componente così spirituale, energetica, accentuata, perché c'è gente che si avvia al percorso meditativo, al lavoro su se stessi, anche per le piccole cose. Mi capita spesso, a volte magari anche le persone che mi seguono su Instagram, che mi chiedono come poter riuscire a superare quel blocco, anche per andare, per fare quel passo in avanti, no? Per la realizzazione. E banalmente potremmo fare la stessa cosa anche in generale per quelle persone che ci sono intorno che non credono in noi stesse, cioè senza andare troppo sul lato spirituale, ma se per esempio, vabbè, Irene avviava anche dal punto di vista di percorso, però ecco, ieri parlavo con questa mia amica, anche lei che ha una forte vocazione per l'arte, e mi diceva che aveva voglia anche lei di fare un cambio di nome, cioè di fare un cambio di nome, quindi un nome d'arte, perché sentiva di farlo proprio dentro di sé, aveva voglia di farlo, però mi ha detto no, non lo farò mai perché sento che mi giudicherebbero troppo gli altri. Ma il problema è che se ma quello è una falsa credenza, perché quello non è un vero sentire. Anche lì è sbagliata l'impostazione della della parola, perché se non stai sentendo quello, tu senti quello che gli altri dicono, quello che tu senti che lo vuoi cambiare il nome in questa particolare circostanza. Quello di cui hai paura, non quello che senti, hai paura che gli altri possano giudicarti, ma non è il tuo sentire, tu stai confondendo il tuo sentire con il sentire di qualcun altro. Bravissima, rispettare il proprio sentire, esatto. Perché se riesci a farti star meglio, questo è per il nome d'arte, ma si può ricondurre anche semplicemente al fare quel corso di canto che vuoi fare da tempo. Cioè, se c'è una persona che cerca di mettere i bastoni tra le ruote al tuo percorso e invece senti che fare quel cambio, fare quel passo è giusto farlo, non puoi permettere all'altra persona di essere il padrone della tua realtà, perché è un attimo che questo limitarti e vincolarti per una piccola cosa si ripercuote per il resto della vita, perché se hai paura a fare il salto per una piccola cosa, figurati per le cose, figurati per gli obiettivi grandi, per la realizzazione della vita. Ecco perché è importante riconnettersi a se stessi, e questo è un po' l'essenza. E questa è l'essenza di noi, parte 2. Allora ragazzi, a grande richiesta, perché ci hanno tassato su Instagram, e ce l'abbiamo fatta in sì, ci abbiamo messo un po' di tempo, però vi voglio lasciare, tra virgolette, così, con sicuramente questi ottimi consigli. Se non li avete appresi appieno, ritornate dall'inizio del video e riascoltate attentamente queste parole, perché fa bene ricordare anche a noi stessi, avere dei mantra, quindi sono dei consigli, insomma, tutto liberi, spassionati, gratuiti, senza nessun filtro. Ecco, quindi quello che trovate qui è sicuramente senza filtro. E poi vi lasciamo con una domanda. Volete vedere il terzo episodio? Vi interessa sapere qualcosa nello specifico? Chiedete pure sotto i commenti e noi ci penseremo se realizzare appunto un prossimo video. Dai, ce la faremo. Fabius! Buon 2022 da Fabius De Vivo e Irene Antonucci. Ciao ragazzi, lasciate un mi piace, commentate, supportateci, condividete, support us.
Ciao, Ciao. belli, buon 2022.